Salve a tutti. Bene. Salve a tutti. Benvenuti nella casa di Ra. Vedo che c'è qualche occhietto che sta arrivando. Aspettiamo un attimo, intanto faccio vedere la mia segment. Ovviamente io non sono mai da sola. Ciao Rosy, benvenuta. Aspettiamo un attimo perché sono in anticipo, perché non sapevo se riuscivo a farlo partire, perché ovviamente è la mia prima volta live, ma questa volta la casa di Ra ha deciso di aprire le porte. Siamo sotto Sirio e sotto Orione, e quindi aspetto 5 minuti e poi partiamo. Spero che state tutti bene. Di solito vedete i miei video registrati. Ho iniziato a condividere con voi un po' di informazioni per quanto riguarda le previsioni dei segni. Se mi vedete meglio. Troppo. Okay. Previsioni dello Tzolk'in che condivido con Moonchild. Bene. Ciao Katie. Queste sono le ragazze che stanno facendo un percorso con me, il percorso del viaggio iniziato degli oracoli. Questo che poi dopo ve ne parlerò, e che questa sera mi accompagnano in questa mia prima chiacchierata con voi. Intanto benvenuti di nuovo nella casa di Ra. Io sono a Luxor, in Egitto, nel West Bank, esattamente di fronte alla montagna della Queen Valley delle Regine. È un desiderio che ho. Ciao Caterina. È un desiderio che avevo da tantissimo tempo, di tornare a vivere qua. L'Egitto ha aperto un capitolo. Scusate che mi stanno scrivendo che non mi trovano. Ha
aperto un capitolo quando ero molto piccola, ero alle elementari e quando aprì il mio primo sussidiario e quella foto degli egiziani di Anubis e Osiris e la mummia mi flashò e sapevo perfettamente tutto, li conoscevo e potrei oggi descrivervi esattamente quell'immagine. Conoscevo ogni punto ed ero proprio lì e mi ricordo, ciao Ollin, la mia meravigliosa bambolina, figlia, ti amo. E mi ricordo perfettamente tutto, se mi chiedete delle guerre non mi ricordo assolutamente niente, ma di quell'immagine di Osiris e di Anubis non l'ho mai dimenticata e non la dimenticherò mai, è come un tattoo che era stampato nella mia anima e che ancora è lì e che qui ritrovo quando vado nelle mie tombe, quando vado. Ecco il mio caro Moonchild, ciao Moonchild, Donato, il mio caro compagno di merende dello stalking, e che ancora quando entro nelle tombe e ritrovo queste immagini, ovviamente tutto è molto naturale per me vivere qua. E in questo momento in cui siamo lontani sono molto felice di potervi incontrare. Ciao Giorgino! E, e anche se lontani le distanze non esistono, non ci sono dimensioni, non c'è tempo, noi siamo sempre uniti, perché i nostri cuori, grazie Moonchild, perché i nostri cuori sono sempre tutti insieme. L'importante è la trasmissione sempre dai nostri cuori e cerco qua di trasmettere quello che è questa antica conoscenza che mi appartiene, ma che poi fondamentalmente, ciao Flavia, e che fondamentalmente ritrovo semplicemente in chi sono oggi. E ho lottato tantissimo tempo nella mia vita per questi nomi che mi avevano dato. Questo nome Cinzia che per me era difficilissimo, non l'ho amato mai. Ho discusso con la mia nonna che mi ha dato questo nome perché l'ha trovato in un fotoromanzo e dicevo che poteva darmi un nome più semplice, magari la mia vita diventava un po' più easy se non mi davo il nome di questa donna a cui succedeva di Oni, no? E però finalmente dopo tantissimo tempo ho accettato anche il mio secondo nome, che era difficilissimo pure questo perché porta un carico ovviamente storico e di tutta la mia famiglia, di tutto il mio albero genealogico. Il mio secondo nome è Santina, che è il nome del mio nonno Sante, che onoro poi fortemente. Scusate, mi commuovo perché questo uomo era un uomo d'amore, era un uomo che era molto amato e che proprio per aiutare gli altri si è sacrificato. E oggi sono onorata di portare il suo nome e di condividerlo, e quindi i miei nomi sono Cinzia Santina Shams. Shams perché in Egitto tutte le persone mi chiamano Sole, Shams in arabo significa sole, e perché dicono che il sole entra dentro di me e si espande, ma perché mio padre è il padre Ra, che sempre mi illumina. E non a caso il mio papà in questa vita era un lion, era un leone ovviamente, il mio papà tanto amato. Quindi oggi vorrei semplicemente un po' parlarvi del coraggio di trasformarci, di cambiare, questo coraggio che è veramente molto difficile trovare dentro di noi. Quando iniziamo una strada e ritorniamo a casa e ritorniamo dentro di noi, che ci ritroviamo, non è facile e troviamo tutte le scuse possibili e immaginabili per sviare e per fermarci
e per non andare avanti, perché ti sembra così difficile. Vi parlo della mia esperienza personale perché se posso insegnarvi qualcosa e se posso condividere con voi qualcosa adesso di questa mia, al di là della mia antica conoscenza di quello che arriva da tutte le vite che ho avuto qua in Egitto e ovunque, ovunque dovunque, non è 2 giorni che sono qua, e è semplicemente perché l'ho vissuto sulla mia pelle. E questo dover cambiare è stato come pensare sempre a quella fossa di leoni, entrare nella fossa dei leoni. E guardate chi è la mia Sekhmet. E la metto qua così la vedete. Vedete, lei porta il padre Ra sulla testa, il sole. E pensavo sempre che entrare in quella fossa dei coccodrilli sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe perso, mi sarei persa e non sarei più vissuta, mi avrebbero mangiato, sarei affogata in queste sabbie mobili. E il giorno che ho deciso di entrarci è stato molto facile uscirne. È stato lungo, lungo, certo, tanto lungo, perché prima io volevo venire a vivere qua in Egitto tantissimi anni fa, ma dovevo fare delle altre cose, quindi tutto il percorso che ora guardo e che voglio condividere con voi è proprio questo, che se ora io mi guardo indietro, tutto quello che è successo, ogni attimo, ogni momento di dolore, ogni momento di difficoltà che ho avuto, è stato assolutamente perfetto. E per capire per me, per la mia anima, comprendere e trasformarmi ogni volta, sono uno scorpione ascendente acquario ovviamente, molto leggera ovviamente. Ciao Dani, ciao Monica. E, questo morire per rinascere lo conosco molto bene e ogni volta però questa fenice si rialza, apre le ali e vola e riesce sempre a rialzarsi e riesce sempre a trovare la strada che è quella giusta, che è quella che dovevo affrontare, e ogni prova che è stata perfetta per comprendere per la mia anima. Ogni anima ha un percorso diverso, ognuno di noi ha la sua strada, non è vero che è più veloce o meno, è esattamente la nostra, perché per capire abbiamo bisogno di questo. E quindi non c'è, quando mi dite perché è così lunga, perché è così difficile, perché quell'altro c'è la strada più veloce, non è così, non è questo. E sono stata spinta e ringrazio le ragazze del mio gruppo dell'ultimo corso che sto facendo degli oracoli. E quello che mi interessa in questi percorsi è farvi sentire, imparare a tornare al vostro cuore, imparare a sentire la vostra voce, fidarvi di voi, perché non vi fidate di voi stessi. Nemmeno io a volte mi fido di me. Ci ho messo tanto tempo finché ora ascolto solo la mia voce, non c'è nessun'altra voce che possa seguire. E le ringrazio per avermi spinto a voler parlare proprio di questo, perché per loro è stato molto importante trovare il coraggio di trasformarsi, trovare il coraggio di piano piano fare dei piccoli cambi. Come dico sempre, non importa fare dei cambi enormi, non importa fare dei cambi grandissimi, l'importante è iniziare e piano piano riconoscere il perché non facciamo quei cambi, dov'è quel punto di svolta che ci sta bloccando e perché abbiamo tanta paura di non ascoltare la nostra voce, perché diamo sempre quel potere fuori di noi. Ciao Dani Dani! Perché diamo sempre il potere fuori e non ci fidiamo di noi, perché gli altri hanno sempre più ragione. Quello che dico sempre quando io interpreto i miei oracoli, intanto gli oracoli per me fanno parte della mia anima,
Non ho mai fatto un corso perché vengono da una conoscenza antica, quindi ho preso in mano le carte che ero bambina e ho iniziato a leggerle. Il mio primo libro di oracoli è un libro vecchissimo, 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 credo che non si trovi nemmeno più, e che parla proprio della via spirituale, parla proprio che questo bagatto che inizia questo viaggio incontrando uno a uno tutti gli altri oracoli, affinché questi oracoli eh, gli facciano capire delle cose. E quindi nel nostro percorso noi incontriamo uno a uno questi oracoli e impariamo ad ascoltarli. Sono consigli, come dico sempre, sono dei consigli che vi fanno aprire una visione diversa, vi fanno aprire un modo diverso di vedere le cose. Poi la decisione è sempre vostra, il libero arbitrio è sempre il nostro, non è di nessun altro. Noi possiamo decidere, nonostante la lettura, che invece ci vogliamo buttare da quel ponte e va benissimo ed è perfetto. Non è un decreto, non è qualcosa che vi dice che dovete fare, ma è semplicemente qualcosa che dovete seguire. Seguire se lo sentite e vedere le cose da un altro punto di vista, incominciare a sentire. Per me il sentire, e durante il corso le mie anime mi sentono sempre dire questo: senti, non pensare, senti. Ogni cosa che arriva è perfetta, non c'è giudizio alcuno, non c'è bello, non c'è brutto, non c'è bene, non c'è male. Di ogni cosa che sentite è assolutamente perfetta. Quindi trovare questo coraggio di poter intraprendere anche solo con una lettura. Cosa la lettura cambia? In che senso? Certo, la lettura cambia, Angela, perché ovviamente quelle letture non durano anni, le letture non durano 6 mesi, un anno, eccetera, ma la lettura che ti viene fatta ti dà un consiglio. Se però tu decidi di andare dalla parte assolutamente opposta, chiaramente tu cambi tutto il panorama, e quindi ovviamente bisogna andare a rivedere questa tua decisione dove ti porta e dove ti ha portato. Quello che vorrei condividervi è che ci sono tanti strumenti adesso, abbiamo tantissimi strumenti, tantissimi terapeuti, ognuno di noi troverà la persona giusta che può accompagnarlo in un percorso, che può aprirgli, ma ognuno di noi porta un'informazione diversa. E la cosa meravigliosa, come dico sempre, noi siamo tanti raggi dello stesso sole, ma ognuno di questi raggi brilla in una maniera diversa. E abbiamo bisogno di tutti questi colori, di questo arcobaleno per far brillare quel sole centrale. Può essere il mio Sotis, il mio Sirio, che ho in questo momento sopra la testa, sopra la casa. Per cui ognuno di noi, nel suo modo di sentire, abbiamo assolutamente bisogno uno dell'altro, abbiamo assolutamente bisogno di essere uniti e insieme. Cosa diversa sono per esempio le letture celesti o le blue writing. Qui sono guide veramente, è la fonte secondo me che parla, e vi parla in una maniera molto sibillina, quindi dovete riuscire a capirla, a sentirla, e vi danno anche lì dei consigli. Saluti all'agriturismo Rio Verde, chissà che un giorno tornerò in Italia e mi porterete a mangiare e a bere con voi il caffè. E adesso ti rispondo, Dani. Parla in una maniera un po' diversa, nel senso che è un modo molto alto, e la lettura celeste può durarvi anche un anno, le cose possono succedere anche dopo un anno, ed è molto profonda, molto alta, ed è qualcosa che arriva molto molto dalla fonte, arriva da Dio, dalla luce, chiamatelo come volete, che
sia Dio, che sia la luce, che sia Allah, che sia Buddha, chiamatelo come volete, la luce, potete chiamarla come volete, per me è la fonte. E sono veramente molto profondi. Io quando ho iniziato a fare la mia prima scrittura celeste, mi ha cambiato la vita, mi ha aiutato in un percorso di trasformazione fino ad arrivare oggi a essere qua, a coronare questo sogno, che posso dire il sogno è diventato realtà, di essere qui. Io questa casa l'ho sognata, che era, credo, mia figlia aveva, la Olin aveva 3 anni, 2 anni, 3 anni, e mi portarono nel West Bank a bere il tè e vidi questa casa e dissi: io voglio una casa così. E la mia casa è esattamente così, è tra i campi fertili del Nilo e il deserto, la montagna sacra, esattamente a metà, in un punto molto energetico. E dove vi sto parlando è la mia Magic Room, dove lavoro, e dove le persone che vengono alla fine poi non vogliono mai andare fuori da questa casa. Quando venite a fare i percorsi in Egitto con me, i viaggi sacri o i ritiri o altre cose, adesso è un po' più difficile per gli italiani uscire, gli altri paesi stanno arrivando ma voi no, e molte persone non vogliono più andare a visitare alcuni templi, ma vogliono rimanere qua sotto la cupola di stelle che c'è fuori, e in questa stanza dove ovviamente non sono sola, dove ci sono molte presenze che mi accompagnano e che ricaricano l'anima. Cioè, qualcuno mi sta dicendo presente perché dove sapere donato è stato l'ultimo a venire a fare il ritiro poco prima del Covid, è proprio tornato a casa a puntino, e in questi 20 giorni non ha voluto visitare il tempio di Luxor perché voleva stare qua, non voleva muoversi dalla casa. E quindi spero che prima o poi mi veniate a trovare e di potervi accogliere. Intanto vi do il benvenuto dalla casa di Ra, welcome, welcome. Noi siamo molto onorati in questo momento di essere tutti insieme. E Dani, ti rispondo sì, certo che puoi sentire, perché l'energia si muove giorni prima, non si muove soltanto il giorno preciso, come l'energia della luna, l'energia delle eclissi le sentiamo prima, tu senti sempre l'energia il giorno prima, perché già siamo nel salto in cui riesci a sentirla. E sì, il mio gruppo dice che vuole venire giù appena saranno aperte le porte per scendere a valle. E quindi chiedo a ognuno di voi che se avete domande da farmi su questo coraggio, che cosa vi muove quando vi dico avete il coraggio di cambiare, perché non avete il coraggio di cambiare e perché non avete il coraggio di ascoltare la vostra voce, di avere la fiducia dentro di voi. Se avete voglia di farmi delle domande io vi rispondo. E devo dirvi che in questi ultimi percorsi, perché non mi ero data il permesso di fare i corsi degli oracoli, ho riscoperto la bellezza di potervi fare credere e di sentire dentro di voi, tramite varie cose, varie tecniche, varie meditazioni, e ascoltare, per esempio, nel corso degli arcani, questo gruppo che per me è un gruppo di sacerdoti che parla tutti insieme. È come il gran consiglio dei sacerdoti quando si entrava al tempio, c'erano i grandi sacerdoti che si riunivano e davano un verdetto, discutevano qualcosa per poter dare il verdetto. Quindi gli oracoli vanno ascoltati sempre tutti insieme e quello che vi arriva è esattamente perfetto, e ritornare a sentire vi fa sentire qualsiasi cosa della vostra vita, non importa quello che fate, non importa fare grandi cose. Angela dice: io ho sempre paura di ostacolarmi da sola, come un'ansia da prestazione, ho paura di sbagliare il mio sentire.
Questo perché? Perché ancora Angie non ti fidi di te. Quello che ti dico sempre è impara ad ascoltarti e in quel respiro profondo che fai dentro di te, assolutamente quello è giusto, e quella vocina che senti piano piano devi lasciarla invece urlare e devi lasciare fare spazio perché quella luce si possa fare spazio per ascoltare, per essere ascoltata. E non c'è giudizio, come dico sempre, non c'è il giusto o sbagliato, non è che siete bravi o non bravi, ognuno ha il suo sentire. Perché i cambiamenti vi fanno uscire rosy dalla vostra zona comfort. Quindi noi siamo in una zona, una nostra zona dove per noi è la zona comfort, ma non è la zona comfort, è la zona della paura. Secondo me quella è la zona della paura. Noi rimaniamo lì perché teniamo tutte queste corde. Perché vogliamo questo, perché vogliamo, come dicevo ieri, i pantaloncini con i pallini rosa, mentre a noi stanno molto meglio i pantaloncini con i pallini viola. Ma noi ci continuiamo a dire che quei pantaloncini ci piacciono e guarda caso quei pantaloni non li troviamo perché non sono per noi. Continuando a stare in quella zona di comfort e ci staremo finché non saremo pronti di andare a vedere fuori da quel giardino che cosa c'è, che cosa ci sta aspettando. Magari possiamo andare fuori a fare un giro, poi torniamo nella nostra zona di comfort e ci renderemo conto che invece fuori c'è un giardino pieno di colori che magari ci piacerebbe, ci piace molto, ci interessa camminarci sopra. E magari ci togliamo le scarpe, invece di camminarci con le scarpe, incominceremo con i nostri piedi scalzi a sentire la terra. È molto importante in questo momento cosmico, di tutto quello che sta passando, di sentire con il nostro corpo le nostre emozioni. Perché leggo che c'è Daniela dice, la fede è qualcosa di profondo, le persone vogliono sempre delle prove, ma se ci affidiamo le prove arrivano da sé e allora comincia il flusso diretto verso qualcosa che è più grande di tutti noi, la fede, esattamente, perché in questo momento ciò che ci viene chiesto è esattamente questo ed è una grandissima fede, ma non è la fede in qualcosa, in una religione, non è la fede in un credo in qualcuno, è la fede verso voi stessi. Quello che ci chiedono adesso è fidatevi del vostro sentire, vi chiedono proprio di avere una grandissima, grandissima fede e di stare in quella grandissima verità e di camminare diretti nella vostra strada, di andare piano e di sentire, fermatevi, non c'è fretta assolutamente, dai, non c'è fretta di andare, perché anche il nostro corpo si deve abituare a tutto questo, a fidarci. Paura di perdere il controllo, ma hai paura, però ti lamenti di dove sei, Katie. Però dove sei non ti piace. E allora perché avere paura di andare oltre? Monica dice, io ho paura di perdere i miei riferimenti, i punti saldi, uscire dal mio nido dove mi sento al sicuro. Poi quando lo faccio mi rendo conto di stare meglio, ma comunque sono bloccata. Sì, è vero Monica, perché ti vuole un attimo di tempo di fidarti di te stessa. Perché quando tu esci dalla tua zona di comfort ti rendi conto che è vero che stai passando una prova, ti stai mettendo alla prova, ma quando ti blocchi perché tutto il tuo essere, la tua mente
non vuole andare oltre, bisogna essere pronti e darsi il tempo piano piano di poter andare avanti. E anche rispettarsi, quello che vi dico è avere il coraggio di avere un grande rispetto verso noi stessi. Questa è una cosa fondamentale. Ogni tanto fermatevi. Sei bloccata, Monica, fermati. Nessuno ti chiede di correre, nessuno ti chiede di andare, nessuno ti chiede di fare le cose velocemente. Tu hai il tuo modo di andare avanti e, ed è giusto che tu lo rispetti. Quindi, come dico sempre, fermatevi, fermatevi e guardate le cose da un altro punto di vista. E Dani dice Plutone, perché lei mi chiamava Plutone nei nostri corsi di astrologia, in questo momento di cambiamento come si fa a lasciare andare quello che non ci serve più? Sai che ci lavoro da tanto, ma nuovi spunti sono graditi. Bisogna lasciare andare questo attaccamento, assolutamente, bisogna affidarci completamente all'universo, aprire le braccia e chiedere quello che è assolutamente consono con noi stessi e rimanere assolutamente fermi e poi quando arriva quella risposta veramente andare proprio seguendo il vostro cuore, come vi dico sempre, il mantra della casa di Ra è tutto quello che ti serve ce l'hai nel cuore. E perché noi da anni quando vogliamo qualcosa continuiamo a volerlo ma continuiamo a stare attaccati e continuiamo a tenerlo e invece in quel momento tu proprio devi lasciare andare tutto, devi lasciare che tutto questo si rigeneri, un po' come la tempesta, no? La tempesta cosa fa? Tu stai nel centro perché tutto intorno si rigenera, ma tu lì sei assolutamente al sicuro e tu sei al sicuro dove? Dentro di te. Moonchild dice: io vivo il cambiamento come una sorta di stupro, denudarsi totalmente contro la tua scelta. Credo che l'arte e la bellezza siano ottimi ingredienti per imparare a volersi più bene, imparare a ricrearsi, sì. E io credo che sia il momento di avere il coraggio di denudarsi, grazie Donato di avermi suggerito questa parola, di denudarsi e di mettersi davanti a tutti così come siamo, con le nostre ferite, belli o brutti come siamo, noi siamo meravigliosi, e fidarci di noi, perché se noi ci fidiamo di noi stessi, rimaniamo nel nostro centro, se siamo qui dentro e ci amiamo per quelli che siamo, così come siamo, con tutti i nostri difetti, con la nostra ombra e la nostra luce, che danzano insieme, come 7 Horus che si affrontano, come 7 e Osiris. Set non è questo malvagio come lo descrivono, questo malvagio, io lo adoro perché è la nostra ombra ed è come il trigger, cioè quello che ti fa lo scherzo ed è quello che ti fa vedere le cose in un modo e invece sono esattamente in un altro, perché è esattamente nell'ombra che trovate la vostra più grande, il vostro più grande dono, il vostro più grande regalo che avete, che da donare a voi stessi prima di tutto. Ricordatevi che la prima persona che dovete mettere davanti a tutti siete voi. Non sentitevi in colpa per la vostra mamma, per il vostro papà, per i vostri figli. Loro hanno una strada, hanno scelto una strada e vi hanno scelto come maestri. Cioè dice davanti a Secco mi insegnasti, tramite lei proprio questo. Grazie Donato. E la Olle dice ho donato, non ricordi veramente, la tua anima lo ha scelto, il cambiamento è la vita stessa. Donato dice stavo svenendo, vabbè. Certo, perché Sekhmet quando verrete a fare il retreat, quando la incontrerete tramite me, se riuscirò a tornare in Italia, chiede una grandissima verità verso voi stessi. Chiede che se promettete a voi stessi qualcosa di fare questo cambiamento, lo dovete fare, non ci sono
storie, dovete andare verso quel cambiamento, quella grande verità e quella grande realtà verso di voi, verso quello che decidete di fare. E Angela dice: mi ricordo la prima lettura che mi ha subito consigliato una prova iniziatica di saltare la mia staccionata, orgogliosa di aver seguito il consiglio, e da lì a un passo verso gli oracoli che mi hanno chiamato a sé. Grazie Angie. Voi sapete che ognuno di noi ha la propria strada, quindi non potete prendere in carico le cose degli altri, quindi avere il coraggio non vuol dire togliere ai nostri figli un dolore. Io credo che mia figlia Olly lo sappia molto bene, i miei figli lo sappiano molto bene, forse non sono stata una mamma perfetta, ho fatto quello che sentivo e ho seguito sempre il mio cuore, ma loro dovevano affrontare i loro mostri, dovevano vedere le loro prove, forse io inconsciamente li ho messi proprio davanti a tutto questo e non mi sento assolutamente colpevole oggi come oggi di tutto questo, anzi, se mi guardo indietro sono orgogliosa di tutta la strada che ho fatto e di come l'ho fatta, anche se alcune cose potevo fare un pochino più soft, ammetto, ma dovevano essere fatte in quel modo e, e guardando vostra madre e vostro padre accettateli per quelli che sono. Lo so che vorremmo sempre il papà e la mamma che dei nostri sogni, no? Che fossero vicino, che ci accompagnassero, che ci dicessimo sei bravissima, sei l'unica. Magari il nostro papà e la nostra mamma invece hanno degli altri problemi, vedono la vita in un altro modo, hanno un passato che è completamente diverso e quindi eh, non possono essere come noi vogliamo. Ma questo ci insegna, mia mamma è il mio Saturno e finché non l'ho accettata per quella che era e vista per quella che era, forse non l'amavo come l'amo oggi. Con mio papà era più semplice, lui era un espanso uomo di cuore, d'amore, che ci amava tutti e ci prendeva, ci abbracciava e ci baciava e quindi era meno difficoltoso. Ma lasciamo che ognuno, anche le nostre amiche del cuore, facciano i loro sbagli, ma accompagniamole. Lasciamo che i nostri compagni, abbiamo il coraggio di lasciare liberi, per favore, vi prego in questo momento, i vostri compagni e le vostre compagne, lasciateli liberi di essere quelli che sono, lasciateli liberi di fare le loro scelte, di avere il tempo di fare la loro trasformazione e non costringeteli, non legateli, ma lasciateli liberi di tornare a voi. Lasciateli liberi di tornare a voi con amore, di condividere quella strada, di camminare insieme in quel percorso, senza pretendere, ma semplicemente stando nell'amore. E solo stando nell'amore potrete riconoscere quanto vi amate e quanto vi ama, quanto avete intorno. Un'altra cosa che vorrei condividere con voi è: amatevi tantissimo, onorate veramente quello che avete intorno, perché noi non ringraziamo mai, sempre siamo questo mi manca, nella mancanza, invece state nell'abbondanza. In Egitto mi hanno insegnato questo, nel stare nel qui e ora. Loro non hanno molto, però stanno qui, si divertono, la vita la godono, col poco che hanno non hanno bisogno di fare grandi cose, ma sono qua in questo momento e si godono il momento. Grazie Elena. E poi magari fanno degli errori in quello che fanno domani, non costruiscono un domani, non costruiscono tanto per il futuro, però loro sono qui in questo momento. E qua c'è tanta saggezza, qui c'è tanta spiritualità. Entrare nei te per me è, io non riesco a
non andare a fare i miei giri nei templi, nelle tombe, ho bisogno di tornarci, di sedermi e di stare lì. Tante volte vi faccio i video dai templi perché è tanta per me l'emozione che la voglio condividere con tutti voi. Dani dice infatti ma Olli è forte, dato che la sua debolezza la conosce. C'è chi non la vuole proprio vedere e la sfugge. Mi piace Francesca. Sarà che tua figlia? Grazie Dani. Grazie Dani. E io vi chiedo semplicemente stasera di avere il coraggio di cambiare, ma di essere voi stessi. Vi chiedo di avere il coraggio di essere semplicemente chi siete e andate benissimo così. E lasciate che il tempo vi aiuti, Monica, ad avere fiducia, a non bloccarvi nella strada, a sentire veramente chi siete e a fidarvi tanto. Rosy mi chiede di parlare del significato di riconoscerci, è quello che sto dicendo infatti in questo momento, Rosy, perché se voi vi fidate di voi stessi e vi riconoscete semplicemente il vostro spirito che è entrato in questo corpo, io la vostra Ferrari, no? O la Lamborghini gialla, come a me piace molto di più. E perché non ci dobbiamo riconoscere? Noi conosciamo tutto, sappiamo perfettamente dove vogliamo andare, ma abbiamo sempre il terrore di sbagliare, abbiamo sempre il terrore che gli altri ci devono dire che siamo sbagliati. Subiamo i nostri ex mariti, dopo anni e anni di separazione, quando li incontriamo, oddio, che cosa succede? Ma noi avevamo dato il permesso fuori e quindi non ci eravamo riconosciuti. Ma quando tu, Rosy, inizi a riconoscerti e a sapere chi sei e a sentire, quando ti dico Rosy, senti chi sei e lascia che nel tuo corpo lasci andare tutto questo, lascia che l'energia possa fluire nel tuo corpo. Grazie Monica, sono onorata. E lascia che l'energia entri nel tuo corpo, riconosciti in questo corpo umano esattamente chi sei, perché in questo corpo umano c'è il nostro spirito, c'è la nostra anima incarnata ed è piena di saggezza. Ognuno di noi viene da punti diversi di esperienza e in questo momento la cosa meravigliosa è che ci stiamo ritrovando e ci stiamo riconoscendo e ci stiamo aiutando uno con l'altro a tornare ad essere esattamente chi siamo. Quindi è un momento secondo me molto importante. Il riconoscerti passa da un processo semplicemente di sentire chi sei e invece di dire no ma guarda che sto sbagliando, no ma io devo cambiare, no ma quello è più bravo di me, no ma il mio collega mi critica eccetera. Fidati di quello che senti. Tra l'altro Rosy, tu sei una grande, lo sai, una grande regista, mi hai dato il coraggio anche di uscire con la mia voce, quindi devo dire grazie a Rosy perché io ho sempre odiato la mia voce, quindi il permettermi stasera di fare questo live per me è un grandissimo passaggio e in questo periodo, questo anno ho assolutamente trasformato questo non comunicare, questa promessa di non comunicare, questa promessa che nei tempi antichi avevo fatto. Rosy mi chiede se è vero che ho una voce stupenda. E questa promessa che avevo fatto di non comunicare questo, non lasciarmi parlare. E quest'anno sono successe diverse cose che mi hanno aiutato a pulire e a guarire proprio questo. La Holling dice infatti, ma la Holling, scusate, chi è che mi sta dicendo? Aiuto, mi sono persa. Aspettate, metto pazienza.
ci torno. Francesca risponde a Dani, infatti Maureen è forte dato che la sua debolezza la conosce. Allora, aspettate un attimo che ho perso l'ultimo. Dani, far consapevolezza significa conoscersi, non diventare perfetti, significa imparare a gestirsi e non reprimere nulla. Posso fare? Abbiate pazienza. GMX 108 dice canale perfetto per uscire, luna rossa dolce, certo, ovviamente. Ma le aquile non hanno paura di volare, io sono un'aquila, quest'anno sono elettrica pure, quindi significa imparare a gestirsi e non reprimere nulla, ma disinnescare la reazione anche se tu la vivi per conto tuo, altrimenti reprimi e fai ancora più male. Bene. E Elena dice anch'io adoro Hollin, saggia madre, saggia figlia, grazie, tanto da imparare da voi. Semplicemente io vi chiedo di essere chi siete stasera, avete il coraggio di cambiare, ma non avete bisogno di diventare una copia di nessuno, per favore, questo è un altro di chi vi prego tantissimo, siate semplicemente voi stessi. Siate semplicemente voi e così come siete. Non abbiamo bisogno di diventare dei maghi, dei dottori, siamo semplicemente noi. Se siete casalinghe e fate semplicemente il caffè, fate un caffè meraviglioso e condividetelo con le vostre persone. Nel 2018 in un viaggio iniziatico in Egitto fu chiesto al gruppo, ci arrivò questo messaggio per il gruppo che diceva quando andate a casa cucinate qualcosa, fate un pane, fate un caffè, cucinate qualcosa per le persone che amate e condividetelo con loro, questa è la cosa più importante che potete fare. Condividete l'amore in quello che cucinate, nel caffè che fate, nella torta, in nulla, in qualcosa che comprate e che mettete sulla tavola, non è importante, ma la cosa più importante che dovete mettere sulla tavola è voi stessi. Mettete voi stessi a quella tavola seduta con le persone che amate, condividetela con i vostri amici se siete seduti in un gruppo di amici, voi che siete nell'agriturismo, so che siete presenti come siete e tutti gli altri condividete semplicemente chi siete. Il coraggio che vi chiedo questa sera è più che altro il coraggio di comunicare esattamente chi siete. Così non abbiamo bisogno di essere perfetti. Io non sono assolutamente perfetta, non sono stata una madre perfetta, non sono stata una moglie perfetta assolutamente. non sono e non sono assolutamente perfetta, sono me stessa e sono felice di come sono, mi amo moltissimo e mi piace come sono. La Holly sta dicendo alla Dani, allora basta, mettilo in pratica. Quindi Dani, smetti di chiedere, ma inizia a praticare. Ecco, un'altra cosa che sto dicendo in questo periodo è veramente di avere un poco di metodo tutti i giorni. E quindi tutti i giorni cercate di avere un attimo in cui praticate per voi stessi, che è molto importante. Noi siamo molto provocatrici, Dani. In questa famiglia siamo nate provocatrici. Devo dire, ci hanno messo dei pianeti sopra la testa e tante altre cose, per cui siamo abbastanza esplosive. E
questa è la cosa più importante. E che cosa faccio durante le mie sessioni? Faccio, do i messaggi che vi servono. Quando venite nel viaggio iniziatico, quando venite a fare un viaggio iniziatico con me, ogni anima mi parla in un modo diverso, quindi ognuno ha un percorso diverso, perché ogni anima ha bisogno di qualcosa di diverso. E questo succede anche mentre facciamo le sessioni, mentre facciamo percorsi, mentre vi insegno quello che io ho imparato, quello che è la mia conoscenza e ve la condivido, e quando vi insegno a superare i vostri limiti, quando vi insegno a essere semplicemente chi siete, è perché l'ho fatto con me stessa, è perché a me l'hanno insegnato, è perché mi hanno guidato e sono stata fortunata perché mi hanno sempre portato in una strada difficile, sì, non è mai facile, ma assolutamente perfetta. Devo dire che stasera abbiamo fatto la riunione delle sorelle provocatrici, ma questo mi piace perché ci sono donne molto forti e ci sono uomini molto forti, quindi incontriamoci e condividiamo questi cammini insieme, uniamoci in questo grande cerchio di amore, sorelle e fratelli, non importa chi siamo, non importa il sesso, perché il sesso non esiste. Se voi vedete il dio Api, che è il dio del Nilo, ha la pancia. Ve lo voglio fare vedere, se trovo i miei oracoli. E non è né donna né uomo, è semplicemente se stesso. E lui che cosa fa? Fertilizza la terra, fertilizza il Nilo affinché questo possa crescere, e non importa assolutamente, guardate, non so se riuscite a vederlo, questo è il dio Api, se vedete ha la pancia incinta, è un uomo ma è incinta, quindi non importa il sesso, non importa chi siamo, non identifichiamoci, come dico sempre alle persone che fanno i percorsi come degli oracoli, non mettete vestiti ai miei oracoli, per favore, non cambiate i vestiti, perché non vogliono essere cambiati, ok? Giorgio Alberti dice, ma lei non provoca mai, vero, dottoressa in biologia Roberta Robbi Mastrangelo? Ciao Roby! E quindi non mettiamoci anche a noi dei vestiti che ci stanno stretti, stiamo comodi nei nostri vestiti, stiamo comodi nelle nostre comunicazioni, impariamo veramente a comunicare, a dire quello che dobbiamo dire senza avere paura. Mi hanno portato molto ultimamente, mi hanno dall'alto, dalla fonte, mi hanno molto cazziato, scusate la parola, ma perché mi mandano tante comunicazioni e io non le condivido, quindi devo iniziare a condividere. Quindi sono qua pronta oggi a condividere, mi troverete più spesso online, non prometto tanto, ma condividerò quello che mi arriverà, ed è sicuramente un grandissimo onore. Se avete altre domande, cose che non vi sono chiare, che vi posso illuminare dall'alto di questo cielo stellatissimo, di questa luna meravigliosa che c'è in cielo, fatemi sapere. Grazie Angela, ringrazio tutte le persone che hanno fatto i percorsi con me, le persone che fanno le sessioni e che mi permettono di rimanere qua in Egitto, nella mia casa di Ra, che amo molto. Io vivo nel deserto, lontano un po' da tutti, e credo che sia un onore. La mia casa è esattamente sopra un tempio e guarda caso, ecco questo non vi ho detto, la mia casa è sul tempio dove è cresciuto Akhenaton, quindi sul tempio della sua madre potentissima, aveva una madre tosta,
e suo papà, e la sua mamma che aveva creato persino le piscine per proteggere le donne, perché in quel momento i priesti erano abbastanza manipolatori, diciamo così, per non dire altro, per non scendere in altri particolari. E quindi è molto bello che io sono esattamente di fronte al tempio del dio Amon, tra l'altro, e in 5 minuti esco dal muro e sono sul tempio, perché davanti a me c'è un muro che protegge la montagna, affinché le persone non costruiscano dentro i templi nella zona sacra. Ancora ci sono tante cose da scoprire in Egitto, stiamo scoprendo molte cose. Ora abbiamo il viale delle Sfingi che collega il tempio di Luxor al tempio di Karnak. Presto vi porterò a camminare con me, e la prossima settimana sicuramente, e lo faremo insieme, ed è un percorso per me molto sacro. In questo momento quello che vi chiedo, nel cambio che fate, trovate un attimo nel giorno dove potete praticare, e trovate un attimo nel giorno che sia assolutamente sacro per voi. Grazie Dani, voglio essere imperfetta, perché voglio essere me stessa, e quello che vi sto condividendo è me stessa solo. Trovate un momento e trovate questa sacralità dentro di voi, e che questa verità che vi deve guidare, il coraggio di cambiare oggi. Quello che vi dico è: siate sacri con voi stessi, fate di voi stessi veramente quella coppa sacra, così com'è, rotta, non rotta, colorata con 1000 colori o assolutamente grezza, non importa, io amo le pietre grezze e voi lo sapete, e siate semplicemente quello, ma siate sacri. Per me è molto importante qui la sacralità che trovo nella mia casa, che trovo camminando, che trovo nel sorriso di ogni persona che incontro. Ieri nel ritornare da List mi sono trovata nel traghetto, nel ferry boat nazionale, con una scuola di ragazze che ovviamente quando mi hanno visto pensavano fosse un'aliena che era scesa dal cielo, perché però la cosa meravigliosa è stato che è stato creato un cerchio di amore enorme, bellissimo, e c'è stato uno scambio d'amore anche con i loro professori. Pensate che loro hanno un professore che è uno psicologo, per cui quando due ragazze litigano lo psicologo va a aiutarle. Questa è una cosa bellissima che non sapevo, ho imparato ieri, che c'è nelle scuole. Loro venivano da Kenya, che è 1 ora e mezza da Luxor, a visitare il West Bank e visitare tutti i templi, ed è stato questo grandissimo cerchio dove ci sono state risate, dove ci sono stati abbracci, dove ci sono state foto, dove ci sono state risate. E la cosa meravigliosa è stata che queste ragazzine mi dicevano che il loro professore era molto bravo, era un uomo molto bravo, e me lo volevano vendere come un compagno, quindi è stata bellissima, è state delle risate grandissime. Quindi godiamo di questi attimi che ci sono nella vita, guardiamoci intorno e fermiamoci un attimo e guardiamo che cosa abbiamo intorno. Questo cambio vi chiedo semplicemente di fermarvi, di guardarvi intorno, di guardare la bellezza e la ricchezza che avete, e di essere semplicemente, condividete chi siete, e se voi parlerete dal vostro centro, dal vostro cuore, voi vedrete che tutte le persone vi ascolteranno, e non ci sarà più difficoltà né di trovare i blocchi quando uscite dalla vostra zona comfort, e vi rendete conto che il vostro compagno, la vostra madre, i vostri colleghi, le vostre amiche, i vostri gruppi vi ascolteranno. E aspetto che me lo scriviate questo, provateci, perché io quando l'ho fatto mi hanno ascoltato senza fiatare e senza dire nient'altro. Io vi ringrazio tantissimo e a presto. Vi mando un bacio enorme dalla casa di Ra, la mia Sekhmet ovviamente vi saluta sulla mia testa come volete. Grazie mille, grazie a tutti. Sicchetti uraniana, totalmente uraniata. Grazie Rosy, provaci, perché lo so che ci riuscirai, e siete tutti meravigliosi, ricordatevelo. Grazie, vi voglio bene, vi amo sempre con il cuore.
Sì, ti aspetto in Egitto, Dani, stanotte vi aspetto tutti. Fate un bel viaggio astrale e venitemi a trovare, visto che non potete prendere l'aereo, ma appena lo potrete prendere vi aspetto qua nella casa di Rai e faremo un grande cerchio d'amore potentissimo. Ciao amore, grazie, grazie Olli, grazie mille, grazie a tutti. Grazie.